In un mondo di intelligenze artificiali generative che promettono di spazzarci via e fare tutto al posto nostro, ci ritroviamo a scontrarci con la verità dei fatti. Google ci serve ancora, soprattutto se stiamo scrivendo la nostra tesi di laurea. In questo video infatti ti ho mostrato come tante delle cose che ti dice ChatGPT non sono accurate, o se sono accurate vengono associate a delle fonti che non sono reali. Vai a vedere il video. Siccome nella stesura della tua tesi di laurea tu hai bisogno di assicurarti di scrivere cose reali e soprattutto di citare le fonti più autorevoli e reali per quello che sono le tue discipline, ti scontrerai inevitabilmente con la necessità di fare ancora tutt'oggi delle buone ricerche su Google. Infatti spesso quando ci troviamo alla magistrale o anche alla triennale la prima cosa che ci viene da pensare è cerco un articolo su PubMed oppure su Google Scholar. Io dei due preferisco Google Scholar, ma in ogni caso è ancora meglio fare un passo indietro e assicurarsi di aver cercato prima di tutto nel modo migliore su Google. Google infatti può permetterti di avere accesso non solo a delle informazioni ma anche dei documenti già processati, come dei documenti in formato Word per esempio, dei PDF o anche delle presentazioni PowerPoint che lui possiede e che tu non riesci a filtrare semplicemente perché ti manca l'utilizzo efficace di quelli che vengono detti operatori. Quindi in questo breve video ti mostro come con semplicemente qualche operatore posizionato nel punto giusto riesci veramente a rivoluzionare la tua ricerca su Google e ottenere dei risultati che prima non avresti mai visto. Per fare una prova proviamo per esempio a immedesimarsi in uno studente che deve fare una ricerca basandosi sulla letteratura del proprio docente, che in questo caso prendo me come esempio. Quindi potremmo scrivere semplicemente il mio nome. Ovviamente, come vediamo, le risposte sono dalle più svariate, dal mio sito docente oppure semplicemente questo stesso canale YouTube o altri siti come ResearchGate dove si trovano alcune delle mie pubblicazioni. Pensiamo di voler scremare delle pubblicazioni mie che sono magari su un sito che noi conosciamo. Per esempio, ipotizziamo di voler vedere solo le pubblicazioni riportate su un sito di MDPI. MDPI, per chi non lo sapesse, è un sito multidisciplinare che accorpa diverse riviste di pubblicazioni scientifiche. Quindi in questo caso, se noi tramite Google volessimo cercare all'interno di un dominio specifico, dovremmo semplicemente utilizzare questo operatore site:/mdpi.com. In questo caso compaiono solo le informazioni che portano il mio nome all'interno del sito. Ma se volessimo fare di più, per esempio, potremmo aprire questa pubblicazione e vedremo come non stiamo arrivando direttamente al file PDF. Apre semplicemente la pagina da cui potremo andare a chiedergli poi il PDF. Se invece noi volessimo fare uno step in meno e trovare direttamente solo i file PDF associati al mio nome all'interno del solo dominio mdpi.com, potremmo aggiungere questa stringa. Oltre a site:/mdpi.com potremmo fare file type (PDF) invio. In questo caso, come vediamo da questa icona, stiamo filtrando per i soli file PDF e vediamo che questa icona di PDF è presente in tutti i risultati che lui ci dà. Quindi se io per esempio in questo momento cliccassi su quello che prima era un sito, ora ci clicco, mi apre direttamente il mio file manager dove poter scaricare il file. Eccolo qui in PDF. Arrivati a questo punto potremmo anche andare oltre con l'utilizzo degli operatori, decidere di magari escludere qualcosa dalla ricerca. Quindi magari io vorrei sapere tutte le mie pubblicazioni pubblicate in quel dominio in formato PDF, escludendo per esempio bio-based, per vedere se riusciamo a filtrare via questa prima pubblicazione che è venuta fuori. Quindi in questo caso usiamo semplicemente l'operatore meno bio-based. In effetti, come vediamo, è venuta meno quella pubblicazione in tutti i file che sono solo PDF che stiamo filtrando direttamente dalla stringa di Google. Assurda questa cosa. Ma cambiamo metodo, vogliamo per esempio parlare di chimica verde? Scriviamo chimica verde, lui capisce, però potrebbe parlarci anche solo di chimica o di verde, cosa che non credo, ma potrebbe non necessariamente parlarci di chimica verde, ovvero della green chemistry, tutta quella branca della chimica che sposa la sostenibilità. Se noi vogliamo essere sicuri che tramite la ricerca di Google andiamo a cercare solo e unicamente quelle due parole associate in quel modo lì, ci basterà semplicemente metterle tra virgolette. In questo caso lui userà l'operatore come chimica verde, cercherà solo chimica verde. Vi faccio vedere un esempio. Chimica verde, dobbiamo concentrarci sullo snippet, andare a vedere che in questo caso le parole in grassetto, si nota poco perché ho la versione scura, con la versione chiara si nota di più, vediamo che la parola chimica verde in questo caso è in grassetto una dietro l'altra. Se noi invece cercassimo verde chimica, semplicemente invertendo, questo qui è un test solo per farvi vedere
come funziona questo operatore, i risultati sono totalmente diversi e ovviamente non ha molto senso in italiano, quindi probabilmente si va a trovare quei contesti in cui chimica verde magari era ripetuto affiancato a un'altra parola chimica dove semplicemente era un elenco. Quindi questo per dirvi che cosa, se dovete cercare qualcosa che è univoco, detto solo in quel modo lì, e non volete che le parole possano essere cercate anche come parole indipendenti all'interno dei vostri risultati, dovete mettere le 2 virgolette. Ma ora facciamo di più, diciamo che vogliamo cercare per esempio una presentazione PowerPoint da cui partire o da cui prendere ispirazione per fare una nostra dissertazione sulla chimica verde. Ancora una volta, file type e andiamo ad aggiungere PPT, che è il formato PowerPoint. E in questo caso, come vediamo, la prima cosa che mi esce è, come vediamo da questa icona, a differenza di PDF prima, vediamo PPT adesso, quindi io cliccando in questo punto sarò reindirizzato direttamente al download di questo file PowerPoint, da cui per esempio posso prendere ispirazione o qualche dato, essendo un file pubblico scaricabile. Questi sono solo alcuni degli operatori che puoi utilizzare, ma sono già sicuro che con questi veramente riuscirai a rivoluzionare le tue ricerche e trovare nel minor tempo possibile tutte le informazioni che ti servono sia per la tua tesi che per il tuo studio che per la tua dissertazione di laurea. Di conseguenza seguimi perché ho intenzione di fare altri video dove ti aiuto a cercare tutte le fonti e le informazioni che ti servono per queste cose, anche e soprattutto tramite Google Scholar e PubMed, quindi rimani connesso, clicca su questa playlist per vedere tutti i video dove utilizziamo anche l'intelligenza artificiale per fare queste cose. Di conseguenza iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, se conoscevi questi operatori o meno. Quindi grazie, ciao!